Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo a Volano, un incantevole borgo situato in Trentino a pochi chilometri da Rovereto. Vi porteremo alla scoperta del suggestivo Percorso dell'Arte, un itinerario che da Volano ci condurrà fino a Cagliano, attraverso luoghi ricchi di storia e dove poter vedere autentici gioielli architettonici come Castel Pietra e il maestoso Castel Beseno. Alle mie spalle potete vedere la splendida chiesa di San Rocco, costruita verso la metà del 400. La facciata superiore della chiesa è magnificamente affrescata con una rappresentazione del giudizio universale. Oggi purtroppo non possiamo visitarne l'interno, ma vi assicuro che è impreziosito da meravigliose pitture di artisti veronesi. Recentemente restaurata, questa chiesa rappresenta uno dei simboli artistici più preziosi del primo Rinascimento trentino. Diamo inizio alla scoperta del percorso dell'arte, dirigendoci verso la nostra prima tappa che è Castel Pietra. Siamo nella località Grolla. Ci siamo fermati un attimo in questo bel punto panoramico con vista sulla Val Lagarina, con gli abitati di Cagliano e Besenello. Si vede Castel Pietra e più in alto Castel Beseno. Ed ora ci concediamo una breve pausa in questo posto incantevole, la sorgente di Albiolo. Ci troviamo a Castel Pietra. Questo affascinante maniero sorge alle pendici del dosso di Castel Beseno, nel comune di Cagliano. Le sue origini risalgono al pieno Medioevo e fu costruito con finalità difensive e per il controllo del territorio. La posizione strategica di Castel Pietra lo ha reso protagonista di numerosi eventi storici. Fino al XVI secolo si trovava sul confine tra il Tirolo e la Repubblica di Venezia. Fu protagonista di importanti battaglie, come il celebre scontro di Cagliano del 10 agosto del 1487 e i combattimenti tra le truppe napoleoniche e quelle austriache sul finire del XVIII secolo. Un aspetto affascinante è che Castel Pietra appartiene alla stessa famiglia dal 1738 ed è aperto per visite ed eventi. Lasciamo Castel Pietra e continuiamo il nostro percorso dirigendoci verso Castel Beseno. Siamo arrivati in località Campagnole, dove potete osservare questa graziosa guardiola ottagonale. Come suggerisce il nome, in passato aveva la funzione di vedetta e controllo del territorio circostante. Ci troviamo sopra le suggestive cascate Zambel, formate dal Rio Cavallo.
ma le vedremo in tutta la loro bellezza nel sentiero di rientro. Abbiamo guadagnato un po' di quota e siamo arrivati alla piccola frazione di Dietro Beseno e davanti ai nostri occhi la prossima meta, Castel Beseno. Finalmente arrivati a Castel Beseno e adesso entriamo a visitare questa imponente fortezza. Bene, abbiamo fatto il biglietto al modico prezzo di 7 euro. Castel Beseno è la più grande struttura fortificata di tutto il Trentino. La visita del castello parte qui, al campo dei tornei. Ci troviamo sul camminamento di ronda del castello, da dove le sentinelle potevano controllare la Valle dell'Adige e la strada verso Folgaria e il Veneto, una posizione assolutamente strategica. Ci troviamo nella sala delle armature e qui potrete pure indossarle e farvi qualche foto divertente. Sentirete che pesanti! All'inizio del XII secolo fu assegnato ai Castelbarco e nel 1470 fu dato in feudo ai conti Trapp, una nobile famiglia della Stiria molto vicina agli ambienti imperiali austriaci. Le prime notizie certe su questa fortezza risalgono al XII secolo, quando era feudo dei conti di Appiano e residenza della nobile famiglia dei da Beseno. In seguito ad un devastante incendio, i Trapp dovettero ricostruire il castello, trasformandolo da fortezza medievale in un'elegante residenza rinascimentale. Purtroppo il castello fu abbandonato nel 1800, ma fortunatamente fu donato alla provincia autonoma di Trento, che negli anni 70 lo ristrutturò completamente. Abbiamo concluso la visita a Castel Beseno e adesso ci dirigiamo verso Cagliano seguendo il sentiero del Gaccio.
Siamo ritornati alle cascate Zambel. Da questo punto la vista sulle cascate è strepitosa, proprio un angolo di natura selvaggia, per una pausa rinfrescante e di relax durante il cammino. Ed ora come fare il ritorno a Volano? O vi organizzate con 2 automobili come abbiamo fatto noi, oppure vi servite dei mezzi pubblici. Siamo arrivati alla conclusione di questa entusiasmante escursione. Questo itinerario è davvero consigliato a tutti, dai più esperti alle famiglie con bambini. È un percorso che non presenta particolari difficoltà. Si sviluppa su un percorso di circa 11 km con un dislivello di 450 metri circa. Il valore aggiunto di questo itinerario, come dice il nome stesso, percorso dell'arte, è la parte storico-artistica, in particolare i 2 castelli. L'intero giro potete tranquillamente farlo in mezza giornata. Vi consigliamo di programmarlo nelle mezze stagioni, poiché l'altitudine varia tra i 170 e i 450 metri. Vi facciamo presente che in alcuni punti la segnaletica è carente, quindi vi consigliamo di scaricare la nostra traccia. Alla prossima!